Sembrerà strano, eppure non è di Rolex il primo vero orologio sportivo, robusto e affidabile della storia. Non è Rolex infatti che ha inventato il primo sistema anti-urto, anti-shock presente negli orologi meccanici e che poi ha effettivamente permesso a questi ultimi di essere utilizzati in qualsiasi condizione con estrema affidabilità ed evitando così le rotture accidentali e molto frequenti che erano presenti negli orologi meccanici quando questi iniziarono ad essere indossati agli inizi del Novecento. Questa infatti è la storia di Villers Vetta e ne parliamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Nel 1896 Alfred e Paul Villers, due fratelli nati a Bienne, due orologiai, fondano la Villers SA per l'appunto, ovvero questa azienda che iniziò a costruire orologi e che già nel 1927 si fece promotrice di una innovazione nata nei laboratori della Maison, ovvero l'Incaflex, che è quel sistema anti-urto che finalmente rese possibile utilizzare gli orologi da polso in maniera affidabile e senza la paura di romperli, così come invece avveniva fino a quel momento anche in maniera abbastanza semplice. I bracci del bilanciere infatti furono allungati con una forma di spirale e in questo modo li si rese flessibili e molto resistenti agli urti, tant'è che da quel momento l'Incaflex divenne il sistema anti-shock più utilizzato al mondo e rese celebre Villers proprio per questa grande innovazione che rivoluzionò del tutto il mondo dell'orologeria e che naturalmente poi ha avuto effetto per tutti gli anni a seguire nell'orologeria anche moderna. Un risultato così importante che Incaflex iniziò ad essere utilizzato da tutti gli altri produttori, ma naturalmente era brevettato da parte dei fratelli Villers, e questo portò poi i produttori di orologi ad utilizzare un altro sistema di terze parti, ovvero l'Incablock, che aveva la stessa filosofia dell'Incaflex ma che naturalmente era più economico e che è stato poi utilizzato per tantissimi anni assieme all'Incaflex di Villers. Un'innovazione così importante che non passò inosservata agli occhi dell'orologeria mondiale, tra cui Innocente Binda, un personaggio illustrissimo dell'orologeria, del mondo dell'orologeria internazionale e soprattutto italiana, un grande importatore di orologi che mise gli occhi sul marchio e decise di importarlo in Italia sotto però un altro nome, ovvero Vetta. Ecco il motivo per cui Villers è associato al nome Vetta. Il motivo era semplice: durante il ventennio fascista era vietato utilizzare nomi stranieri all'interno del territorio nazionale. Per questo motivo gli orologi Villers venivano importati dalla famiglia Binda sotto il nome di Vetta, nome che poi divenne Villers Vetta e che fu utilizzato per tantissimi anni fino ai giorni nostri in associazione con il nome italianizzato, le cui origini in realtà non sono ben note, ma si può ipotizzare insomma che il nome Vetta venne utilizzato per indicare la massima espressione dell'orologeria, un po' per esempio come rievoca il nome Zenith. Insomma, i fratelli Villers si erano fatti strada nel mondo, nell'Olimpo dell'orologeria internazionale, e avevano aperto questo nuovo mercato appunto degli orologi da polso resistenti e affidabili. Ma l'Incaflex naturalmente non fu l'unica innovazione introdotta dai fratelli Villers, né l'unico motivo per cui Villers o Villers Vetta è così famosa tra gli appassionati. Nel 1931 ad esempio fu introdotto e brevettato il primo sistema di ricarica a variazione volumetrica. In pratica questo orologio aveva un fondello incernierato che, muovendosi con l'aumentare delle dimensioni del polso o comunque con il movimento del polso, andava a ricaricare il bariletto mantenendo la carica dell'orologio. Un sistema assolutamente innovativo per l'epoca e che ottenne un discreto successo, sebbene poi fu sostituito, come sappiamo, dal più affidabile rotore di carica. Solo l'anno dopo, nel 1932, fece scalpore la prima cassa impermeabile dell'azienda, che non faceva uso di guarnizioni morbide come invece avveniva fino a quel momento, e l'innovazione fu protetta da 9 brevetti. Una cassa anche in questo caso che poi fu sostituita, come
sappiamo da altri sistemi, ma che nel 1932 sicuramente rappresentava una importante innovazione. Ma Viler e Viler-Vetta, insieme all'importatore Innocente Binda, fu anche promotrice delle prime vere operazioni di marketing. Fu infatti sponsor della nazionale italiana di calcio con il nome Viler-Vetta negli anni 30, nella metà degli anni 30, e gli orologi venivano fatti indossare proprio durante le partite per dimostrare la grande robustezza e affidabilità dell'orologio e del loro famosissimo sistema Incaflex. Insomma, operazioni di marketing vere e proprie che in quegli anni sicuramente contribuirono a rivoluzionare il mondo dell'orologeria. E un'altra importante operazione di marketing iniziò negli anni 50, in particolare nel 1956, sempre per dimostrare la grande robustezza e affidabilità dei sistemi Incaflex di Viler-Vetta, dove alcuni orologi furono addirittura lanciati dalla Torre Eiffel e furono recuperati poi dopo la caduta integralmente funzionanti. Magia o meno, di sicuro l'operazione di marketing non passò inosservata e contribuì a rafforzare il nome e il prestigio di Viler-Vetta sino ad oggi. E Viler-Vetta è indubbiamente famosa anche per le linee dei suoi segnatempo, a partire dagli anni 30, con i bellissimi cronografi con scala tachimetrica all'interno disegnata a spirale, così come si utilizzava in quegli anni, fino ad arrivare agli orologi più sportivi degli anni 50 e 60, tra cui forse il più famoso, il Jumbo Star, che poi è stato anche oggetto di alcune riedizioni abbastanza recenti. Insomma, un marchio che passò poi sotto la proprietà della famiglia Binda, del gruppo Binda, e che ancora oggi rimane un marchio italiano, da ultimo trasformato in Viler-Geniv, e che indubbiamente dimostra la volontà di rilanciare un marchio che ha contribuito a fare la storia dell'orologeria. Se infatti Viler nasceva dai fratelli Alfred e Paul agli inizi del Novecento, indubbiamente si deve soprattutto a Innocente Binda la nascita di fatto e il prestigio di un marchio come Viler-Vetta, con operazioni di marketing legate naturalmente a contenuti solidi che oggi ci fanno parlare, ci fanno ricordare il marchio con tutto questo affetto da sempre dimostrato da parte degli appassionati. Un affetto sicuramente meritato sul campo a partire proprio dagli inizi del Novecento, con l'Incaflex in particolare nel 1927, e che oggi dimostra di voler recuperare fette di mercato che a mio avviso sicuramente merita, soprattutto nelle edizioni vintage più belle e più ambite, sia per quanto riguarda i cronografi sia per quanto riguarda gli orologi sportivi, come per esempio i diver degli anni 50 e 60. Insomma, un marchio che ha fatto la guerra nel vero senso della parola, un marchio che si è fatto strada tra gli appassionati con delle innovazioni, con dei contenuti di assoluto rilievo e che hanno rivoluzionato anche l'orologeria moderna. Per me Viler-Vetta, anche se in alcuni casi è stata un po' sottotono, ma questo naturalmente è dovuto all'evoluzione fisiologica dell'orologeria, alla crisi del quarzo e a tutto ciò che poi è successo a partire dagli anni 70, merita comunque di sicuro attenzione da parte degli appassionati e, come dico sempre, un posto in collezione. Vorrei sapere da voi cosa pensate del marchio, di questo grande marchio italiano. Mi piacerebbe parlarne con voi nei commenti come sempre, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video qui con me nella nostra stanza degli orologi. Se volete potete iscrivervi, come sapete è gratuito. Noi invece ci rivediamo martedì prossimo in una nuova puntata delle 19 qui su TOC. Ciao!